Ciao a tutti, nel video di questa sera giochiamo con un paio di giradischi. Lo facciamo perché è appena tornata all'ovile una testina a cui tenevo molto, restaurata dalle sapienti e ferme mani di Mr. AJ Van Den Hoel in persona, e parlo della Van Den Hoel The Grasshopper Quarta GLA. E grazie al rientro di questa testina ho tutto il mio parco giradischi funzionante e possiamo in particolare, giocando con la catena stereo, utilizzare i due giradischi di cui è fornita. Intanto che le Yamaha NS5000 continuano a funzionare e mi stanno regalando ascolti sempre più belli, e ritorneremo su di loro in uno dei prossimi video, a questo punto per una recensione completa e dettagliata come meriteranno, nel frattempo ci concediamo di attaccare qualche altro luogo comune, ad esempio quello di: è meglio trazione diretta o trazione a cinghia? È meglio telaio rigido o telaio flottante? Bene, davanti a noi ci sono due giradischi costruiti agli antipodi da un punto di vista tecnologico e andiamo a sentire che differenza c'è. In questi giorni è tornata a casa una testina molto bella e molto speciale che mi ha permesso, oltre che di godermela di nuovo, anche di rimettere finalmente in funzione tutti i giradischi che ci sono su questi ripiani. Perché la scelta di avere più giradischi qui esposti, ma non esposti in maniera statica, esposti e totalmente sfruttabili, totalmente ascoltabili, è sia per far girare un po' di testine e giocare con le testine, ma anche per confrontare sempre delle tecnologie differenti, perché tutti questi giradischi sono molto diversi tra loro. In effetti è bello giocare con le testine, ma è ancora più bello, a mio avviso, ricordarsi che passare tra l'uno e l'altro di questi tre gingilli non porta mai alla nostalgia del precedente o di quello accanto. Perché tutte queste macchine da musica sono assolutamente ben suonanti e capaci di rendere una proposta musicale corretta, piacevole, musicale, funzionale. Dico questo perché spesso facciamo guerre di religione tra tecnologie. Facciamo guerre di religione iniziando a dibattere che no, ci vuole la valvola o lo stato solido, no, ci vuole il giradischi, trazione a cinghia o trazione diretta, ma magari un puleggia. No, il puleggia non va bene perché è rumoroso, il trazione diretta non va bene perché è rumoroso, il trazione a cinghia è l'ideale, no, il trazione a cinghia non va bene perché è l'offio, non c'è dinamica, eccetera. In questi giorni è tornata a casa la testina Van Den Hoel The Grasshopper Quarta GLA, nome altisonante per una testina oggettivamente di alta qualità e che se lo merita. Una testina con la quale ho convissuto già per qualche tempo, ma che, sin da quando l'avevo acquistata, non era in condizioni tutte originali. Una testina che era stata ristilata da un laboratorio di altissima qualità che aveva svolto un lavoro egregio, ma che avevo utilizzato ovviamente le parti che aveva a disposizione. Ripeto, di grandissima qualità, ma ovviamente non le parti originali Van Den Hoel. Oltretutto anche il corpo era un po' vissuto, aveva iniziato a mostrare le crepe in corrispondenza dei filetti delle viti, dello shell. Perciò, insomma, non era proprio un esempio di solidità, di rigidità, e a livello proprio di cantilever e di stilo non era come il signor AJ Van Den Hoel l'aveva pensata negli anni che furono. Quindi sì, ci ho convissuto per un po' di tempo, l'ho fatta suonare, l'ho anche apprezzata, non fino in fondo, mai fino in fondo, perché l'ho sempre trovata una testina estremamente analitica e antimusicale, priva di alcune porzioni importanti del messaggio sonoro, ma non voglio entrare nel merito perché non voglio parlare di impressioni scaturite da un oggetto ristilato, da un oggetto non originale. Proprio per questo tarlo del dubbio non riuscivo a mettermi via l'idea che magari il signor AJ o chi per lui avrebbe potuto fare un lavoro migliore, o quantomeno avrebbe potuto fare un lavoro di restauro alle condizioni originali, e così ci siamo sentiti ed effettivamente è andata. È andata bene perché AJ Van Den Hoel all'età di 86 anni ancora mette mano, evidentemente mano ferma, alle sue testine e ha i componenti originali necessari ovviamente all'operazione. La testina è stata spedita, devo ringraziare molto l'intermediario MPI, distributore italiano,
che ha svolto un eccellente lavoro di coordinamento e mi ha reso un servizio assai gradito ed efficace. La testina è ritornata ora e la vedo equipaggiata con un nuovo corpo, non più quello originale che probabilmente è esaurito, al suo posto è stato messo il corpo bianco del modello successivo, cronologicamente parlando, ovvero della White Beauty. Presumo che possa trattarsi semplicemente di un upgrade in questo caso. Mentre il signor AJ ha tenuto a rimarcare di aver utilizzato il cantilever in boro originale. Ora, senza che vi tedio con troppi dettagli tecnici sulla testina, volevo approfittare di questo ritorno non tanto per parlare della testina, ma per parlare dell'opportunità che questa mi dona nuovamente, ovvero di far funzionare tutti i giradischi che ho qui esposti. Il bello di avere qualche testina di qualità da far girare non è tanto stare qui a fare paragoni tra una testina e l'altra a oltranza, ma è equipaggiare bene tutti i giradischi che sono qui esposti. E a cosa serve equipaggiare bene tutti questi giradischi? Serve a raccontare, a dimostrare, a riscoprire che quando un oggetto è fatto bene, poco conta quale sia la tecnologia e la filosofia progettuale che vi sta alle spalle. Quando un oggetto è fatto bene, l'oggetto suona bene. E non è assolutamente un caso se ho piazzato qui 3 giradischi di impostazione tecnica completamente diversa l'uno dall'altro. Abbiamo un Technics SL1000 MK2, ovvero il motor SP10 all'interno della sua base in ossidiana e tutto il resto, che è un giradischi a trazione diretta, uno dei più celebri giradischi a trazione diretta. Abbiamo il Simon Yorkey Zarathustra S4, che è un giradischi a telaio flottante. Come potete vedere, sotto a questi 3 pilastri ci sono delle molle e le molle sopra le colonne agiscono appunto da ammortizzatore. È stupendo il gioco di bilanciamento che è stato fatto nel progetto di questo giradischi, potete ammirare un contrappeso qui davanti. Il contrappeso, lavorando con il resto della geometria della base, con tutte le parti fisse e mobili e la loro massa, fa sì che una volta che le molle sono state tarate opportunamente, che tutto è stato messo in bolla nella maniera corretta, il movimento, al netto della trazione della cinghia, se dovessi rimuoverla non avreste nemmeno questa oscillazione intorno all'asse. Dicevo, l'ammortizzazione è perfettamente verticale e potete constatare che anche sotto trazione e anche con il movimento del piatto sta ancora continuando ad oscillare. Una gran bella sospensione, ricorda molto l'Oracle Delphi. Il terzo giradischi è un Garrard 401 ed è lì per la parte Sakuma di questo sistema, perché questo era il giradischi che utilizzava Sakuma, certo, ma è anche lì perché è una terza impronta tecnologica, quello è un giradischi a puleggia. Trazione diretta e puleggia si distinguono perché nella diretta si ha il piatto esattamente pilotato dall'albero motore, nel puleggia invece siamo, se mi concedete il paragone, ad una via di mezzo tra la diretta e un cinghia, dove però l'organo di trasmissione tra l'albero motore e il piatto non è un elemento elastico come la cinghia, bensì è un disco, una puleggia, che si interpone e trasmette la rotazione al piatto. Quindi è una trazione indiretta ma rigida, diciamo così. Ora, queste 3 tecnologie farebbero dibattere i social per ore, perché è storia vecchia che così come si dibatte sempre di è meglio la valvola o lo stato solido, è meglio il CD o il vinile, è meglio questo, è meglio quell'altro, anche nelle tecnologie alla base dei giradischi, proprio nelle basi letteralmente dei giradischi, ci sono conflitti e storie infinite. Come ormai avrete capito, in questo canale racconto spesso esperienze con lo scopo di far allargare gli orizzonti, di abolire le guerre di religione e di non stare qui a scannarci su quale soluzione progettuale, circuitale, vate la pesca sia meglio o peggio. Sono argomenti che non mi interessano, li disapprovo perché sono stato anch'io giovane inesperto con una fissazione per cui un solo modo di riprodurre la musica poteva essere quello giusto, ma quell'età e quel tipo di cultura li ho superati da un pezzo.
Col passare degli anni e delle prove ho capito che tantissime delle tecnologie e delle soluzioni circuitali, ad esempio, che credevo di poter bandire in eterno all'epoca, sono invece assolutamente valide. Il punto non è quale sia la scelta progettuale, il punto è se è stata implementata e pensata bene, se è stata realizzata bene o con dei compromessi. Quindi avete visto lo sfidone, il passaggio dalle mie Loth-X, il monovia ad alta efficienza, alle Yamaha NS5000, multivia a bassa efficienza. Come avete capito, se avete ascoltato gli ultimi video, io non ho creato questo ring per farli scontrare. Non ho messo questi diffusori in campo perché si menassero tra loro e alla fine potessi alzare il braccio al vincitore rimasto. Io ho creato questo terreno di gioco e di incontro per permettere a tutte queste tecnologie di esprimersi e dire la loro e di farmi semmai capire se una di loro manca di qualcosa che può essere preso di ispirazione ad ispirazione da quell'altra e magari con un po' di olio di gomito, con un po' di buon ragionamento, con un po' di fine tuning, tirare fuori quell'aspetto mancante, quella lacuna di informazioni o qualsiasi cosa essa sia. Allo stesso modo, il mio trio di giradischi è un paradigma di come tutte le strade portino a Roma, anche in questo comparto, anche nel campo delle sorgenti analogiche. Infatti, nonostante io abbia una preferenza generale per praticità d'uso, per costanza di risultato, per affidabilità nei confronti del giradischi Technics SL1000, che schiaccia il bottone e gira a 33 giri un terzo, che ha un braccio imperniato su un'articolazione gimbal, quindi non unipivot o altre soluzioni esotiche, e come lo metti sta per tutta la vita. Insomma, una serie di cose che me lo rendono il giradischi pronti e via per quando devo mettere su un disco e ascoltarlo. Ed è un bel ascoltare. Ma il bello di questo terreno di giochi è che se io metto un disco sul Simon Yorkie, flottante, cinghia, la combinazione di flottante e cinghia rispetto a rigido e diretto, nell'immaginario di molti appassionati crea un suono più lento, più morbido, più rotondo, più piacione, meno dinamico, meno d'impatto, meno viscerale, meno preciso, meno veloce. Sono tutte sciocchezze. Sono tutte sciocchezze perché dipende soltanto da come, da quanto buoni sono gli apparecchi sui quali svolgiamo le prove. C'è in tutti questi preconcetti un fondo di verità. Diciamo che c'è una verità. C'è una verità che andando a guardare la meccanica e la fisica delle cose ci spieghiamo rapidamente. Un giradischi a cinghia ha un sistema inerziale, un sistema elastico di trasferimento del moto che è soggetto a 1001 variabili e anche banalmente l'attrito che fa la puntina all'interno del solco mentre il disco le passa sotto, quando c'è un intervallo dinamico importante e viene il momento di saltare un punto impervio del solco, questa microreazione in un giradischi a trazione diretta è spinta come un bulldozer. In un giradischi con trazione a cinghia potrebbe effettivamente esserci un microscopico slittamento o rallentamento che non è misurabile in nessun modo, ma che potrebbe apparire come un transiente smussato. Allo stesso modo il telaio flottante reagisce togliendo una parte dell'energia all'attimo in cui il solco viene letto dalla testina. Qualsiasi forza di azione e reazione che si manifesta tra il disco e la puntina che scorre in esso è in parte dissipata dalla fluttuazione, dall'ammortizzazione della base. È un po' come quando accoppiamo i diffusori al pavimento. Un accoppiamento rigido che li ancori al suolo è solitamente il metodo migliore per avere un suono granitico, di attacco, ben veloce, con tutta la dinamica ben conservata. Al contrario, poggiare i diffusori sul molle è foriero di un suono meno a fuoco, meno preciso, meno d'attacco, perché una parte, si può immaginare che una parte dell'azione e reazione
dell'altoparlante che scuote il diffusore per emanare l'onda sonora sia incassato dall'oscillazione dei piedini che non sono ben franchi, che non sono ben fermi al suolo. Insomma, i flottanti possono avere di questi problemi. È chiaro che quando parliamo di una testina che legge un solco, azione e reazione sono forze davvero infinitesimali se confrontati alla massa di un piatto, del telaio, di tutto quello che c'è intorno. Quindi la chiave è sempre dimensionare correttamente e usare i materiali adatti per ogni cosa. Il Simon Yorkie è un esempio di un'ingegnerizzazione del telaio sospeso basata sull'uso di materiali molto pesanti, concentrati in un piccolo volume, perché come potete vedere non ci sono piatti alti così, non ci sono soluzioni particolarmente vistose. Questa base è in MDF. Le lavorazioni del braccio, della basetta, sono tutte in alluminio, ma i componenti pesanti del giradischi sono tutti in acciaio austenitico. Il mat in questa versione è in vinile. Basta sentire quanto pesa questo clamp lavorato in acciaio per far capire che l'intento di Simon Yorkie era di tenere il tutto più piccolo possibile e il più pesante possibile, concentrando in uno spazio piccolo e sufficientemente facile da gestire il gioco dell'equilibrio. Praticamente è un nucleo di densità molto elevata che gravita su un sistema di sospensioni facile da calibrare. Una volta che questo sistema è correttamente calibrato, ovvero una volta che i tre pilastri sono orientati perché girano sui loro assi, sui loro perni, una volta che i tre pilastri sono orientati, calibrati bene, una volta che il tutto è in bolla nella maniera corretta, questo giradischi è un grandioso esempio di come fare un telaio flottante magnificamente suonante senza investire in quelle soluzioni estremamente ingombranti e pacchiane che a volte si vedono con queste tecnologie. Altri elementi capolavoro sono tutta la lavorazione meccanica di ogni parte, perché Simon Yorkie era un mago del tornio e della CNC, e tutti i componenti che si vedono attaccati a questo braccio, la più piccola rotellina, l'asticella, il cilindrino, la cupola, il sostegno, il supporto, tutto è lavorato in laboratorio, tirato fuori da un pezzo di alluminio. E il genio meccanico di alcune di queste soluzioni, ad esempio lo scasso appositamente studiato per dare il giusto angolo alla testina, che una volta che l'avete messa alla distanza giusta è perfettamente in linea con una dima, è magnifico. Un consiglio fondamentale che vorrei dare a chi ama perdersi in questi battibecchi tecnologici tra giradischi: se volete fare delle prove e portare delle considerazioni che abbiano senso, ricordatevi prima di ogni altra cosa di dotarvi sempre di un dispositivo che vi permetta di leggere la velocità di rotazione del piatto, perché non c'è cosa più semplice di avere davanti due giradischi che girano a velocità leggermente differenti tra loro o anche drammaticamente differenti tra loro e portare a casa conclusioni che non derivano assolutamente dalla testina, dalla sospensione, dal braccio, dalla trasmissione e vatte la pesca, ma derivano semplicemente da una velocità di rotazione diversa. E se voi fate girare un disco più veloce o più lento, di pochi decimi, vi assicuro che sentirete immediatamente un suono più vivace o più morbido. E questo annullerà qualsiasi saggia riflessione che si possa fare sui due giradischi. Io prima di vendervi patate ho infatti fatto la prova tra questi due e ho letto che il Simon Yorkie sta girando a 33,36, 35, 36 giri al minuto, quindi è davvero incredibilmente preciso, e il Technics SL1000 sta girando a 33,37 giri al minuto, quindi per assurdo tra i due è anche perdente, ma ovviamente stiamo parlando del nulla. La cosa importante è che tra loro sono allineati a un centesimo di giro e questo fa sì che possiamo considerare tranquillamente nulla l'udibilità di questa differenza. Ma ho avuto esperienza di giradischi che possono girare anche a 33
e 20 e qualcosa a 33 e 40. E se confrontate due estremi del genere, è garantito che la differenza di piglio nella riproduzione del disco salta fuori e come, e vanifica qualsiasi vostro tentativo di capire quali sono le differenze tra le due macchine. Ora qui abbiamo una bella opportunità. Abbiamo una testina Fidelity Research FR1 MK2, quella che storicamente da molti mesi sto usando sul SL1000, ben abbinata ovviamente dopo tutto questo tempo di fine tuning al braccio Technics EPA100, capolavoro vero, che con il suo sistema di smorzamento dinamico permette di adattare la frequenza di risonanza dell'insieme a praticamente qualsiasi testina che possa bilanciare il contrappeso, perciò sistema davvero rodato e di grande qualità nel suo insieme, e la testina Van den Hulde Grasshopper quarta GLA sul braccio Simon Yorkie e il giradischi Simon Yorkie Zarathustra S4. Con il gioco che stiamo per fare, spero di riuscire a farvi sentire che qualsiasi pregiudizio di sorta uno potesse avere tra il sospeso a cinghia e il rigido di retta sarebbe vanificato, sarebbe sciolto come neve al sole, perché la performance, per come li ho configurati, per come ho saputo plasmare il loro suono con vari setup, con le piccole messe a punto del caso, è assolutamente scevro da qualsiasi ombra di stereotipo che gravita sulle loro radici tecnologiche. Entrambi i giradischi fanno capo allo stesso prefono, naturalmente, il Manley Steeled RC. Il Manley Steeled è fantastico quando si fanno giochi di questo tipo perché offre la possibilità di collegare contemporaneamente fino a 3 testine, una sull'ingresso MM e 2 su altrettanti ingressi MC, e di conseguenza, grazie alle sue manopole convenientemente poste sul frontale, possiamo switchare tra una testina e l'altra e regolare in 2 clic i parametri migliori per l'una e per l'altra, senza perdere troppo tempo, senza aprire coperchi, senza entrare nelle macchine che ci farebbero perdere tempo, concentrazione e anche la voglia di passare da un giradischi all'altro, come invece si può fare qui. Perciò, medesimo prefono, le impostazioni migliori per ogni testina, le racconto anche. Nel caso della Fidelity Research FR1 avremo una impedenza di 50 ohm, che trovo idonea trattandosi di una testina con una impedenza interna bassissima di appena 2 ohm. Per il discorso della Van den Hull l'impedenza di carico è un tema un pelino più complesso perché anche Van den Hull non ha troppo le idee chiare e dice di utilizzare impedenze che vanno dal 200 ai 47 kΩ, che è l'impedenza tipica di carico di una MM. Ora io ho trovato che la virtù sta abbastanza nel mezzo perché mi piace caricarla a 400 ohm, che nel caso del Manley Steelhead è l'ultima tacca di carico di un ingresso MC. Quindi faccio passare sia la Fidelity Research sia la Van den Hull per i 2 ingressi MC disponibili, caricando la Fidelity Research FR1 a 50 ohm e la Van den Hull a 400 ohm. A livello di guadagno il sistema ne ha in abbondanza, perciò per entrambe le testine mi attengo al valore più basso possibile per lo Steelhead, in modo da non far entrare in gioco o farlo entrare il meno possibile il suo circuito ibrido MOSFET e lasciare che il prefono si esprima con un filo di gas, come si dice, utilizzando prettamente la sua tonalità valvolare, che è quella che a mio avviso gli riesce meglio. Il disco che scelgo per una comparazione tra i due giradischi è Abdullah Ibrahim, Water from an Ancient Well, meraviglioso, altamente raccomandato. Un disco a cui sono molto affezionato, ma lo conoscete già, lo avete già sentito in altri video. Sceglierò una traccia che non ho mai fatto ascoltare, Tuang Guru. Questo pezzo molto movimentato, con dinamica e con matericità, con suoni imperiosi, renderà la vita non facile a qualsiasi giradischi che per eventuali vizi di forma della sua filosofia costruttiva non dovesse essere agile con la dinamica e non dovesse avere la capacità di sviluppare un suono ricco di armoniche, deciso, energico e credibile. Quindi vediamo cosa succede.
E cosa è successo? È successo semplicemente che i due giradischi si sono comportati bene e ho fatto apposta, come nelle migliori prove automobilistiche dove si fa lo studio fine per far vedere al pubblico il colpo di scena, dove si mette quella macchina in quel circuito che proprio per colpa di una curva o proprio per via di un rapporto più lungo e più corto rispetto ad un'altra succede l'imprevisto e quella che doveva essere in difficoltà vince sull'altra. Ho fatto qualcosa di simile. Ho messo sul Simon Yorkie una testina che lo completa degnamente, ho messo sul Technics una testina che lo rende musicale, stemperando il carattere un po' arido che spesso si ascrive all'SL1000 quando è alloggiato in tutti i suoi componenti come la base in ossidiana. Nel realizzare queste ricette ho creato qualcosa che potrebbe sorprendere chi viene qui, si siede e dice ah, adesso mi fai sentire il cinghia, vabbè, allora sarà un ascolto più morbido e riposante. No, al contrario. Al contrario, ma nessuno dei due suoni aveva dei difetti particolari e su nessuno dei due suoni rimango rapito rispetto all'altro in una maniera tale da dire no, 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 fammi andare avanti sempre con questo perché quell'altro alla fine non mi piace, alla fine mi stanca, alla fine mi annoia. Sono tutti e due belli e trascinanti. Il Simon Yorkie ha una risoluzione spettacolare con la Van de Null e ti permette di entrare veramente nelle pieghe del registrato e sentire ogni minimo dettaglio. Ha un basso eccezionalmente fermo e granitico, il basso più bello tra i due sistemi, certamente in gran parte grazie alla testina di concezione molto più moderna della Fidelity Research, lo vince il Simon Yorkie. Mentre per quanto riguarda, diciamo, la musicalità, la liquidità del messaggio sonoro e la ricchezza di armonici, io trovo sempre che il Technics sia un passo leggermente avanti, per via probabilmente del favoloso amalgama che si è costituito tra tutti i suoi componenti. È proprio un sistema che quando lo metti giù bene ha il suono della musica, suona come la musica deve suonare. E, ecco, noterete che i commenti che ho fatto sono in antitesi rispetto a quello che normalmente si pensa dell'una e dell'altra tecnologia. Non vi sareste mai sognati che potessi parlare di un suono più musicale e organico sul rigido a trazione diretta, mentre avrei detto del basso granitico e via dicendo del sospeso trazione a cinghia. Ebbene, è così.
È quello che può succedere, è quello che può capitare quando si configurano le macchine in un determinato modo perché suonino bene e non perché estremizzino i loro pregi e difetti diventando dei freak, diventando degli oggetti spettacolari pieni di buchi, pieni di lacune. Questo è un po' il messaggio che voglio portarvi quando vi approcciate ad una macchina e iniziate subito nella vostra testa a farvi l'idea di come deve essere, di come deve suonare. Fermatevi un secondo, pensate prima di tutto se è un prodotto di qualità, se è una macchina di alto livello, perché se è un oggetto di alta qualità dovete solo pensare voi stessi a come regolarvi con essa perché possa davvero esprimersi. Questo è importante. E quando si entra in quest'ottica, se prima si pensava che 9 macchine su 10 fossero scadenti e ci fosse quella che ci piace, quella vincente, poi si passa a credere che ci sia semmai un brutto anatroccolo ogni 10 macchine e le altre 9 siano degli splendidi oggetti da musica su cui bisogna saper mettere le mani e saperli far rendere. E quando ci si infonde il proprio gusto e il proprio stile, si scoprirà che 9 macchine su 10 possono suonare non come se stesse, ma come noi stessi, che le regoliamo, che le tariamo, che le abbiniamo e che sappiamo fare il nostro piatto ben cucinato con il nostro impianto. Ecco quindi che nell'intro vi ho un po' ingannati. È giusto dire che ci sono delle sfumature, delle differenze tra tipologie costruttive, è sacrosanto. Quello che è importante trasmettere, quello che è importante concludere, è che si, se trattiamo oggetti di alta qualità, le loro sfaccettature tecnologiche, quindi le loro sfaccettature sonore, sono dei piccoli dettagli, sono delle piccole rifiniture ad un suono fondamentalmente corretto, che ci permettono quindi di giocare con tutto senza mai sentire che uno di essi sia sbagliato. Quando due oggetti sono fatti bene, non importa qual è la filosofia retrostante, importa che sono fatti bene e che quindi avranno un suono fondamentalmente corretto, sul quale poi potremo mettere le nostre mani, il nostro talento, gli accessori del caso per realizzare il suono che più ci piace nelle sfumature. E questo, torno a dire, non è mai-fai, non è giocare con una reinterpretazione del segnale musicale in maniera goffa, grossolana, in maniera sporca. Questo è prendere un suono corretto, sapendo che anche solo cambiando locale, anche solo cambiando casa, da me a voi, da chiunque altro, il suono anche dello stesso componente sarà diverso rispetto alla volta precedente. Perciò non parliamo mai di suoni che possono essere perfettamente fotocopie uno dell'altro. Il suono corretto non esiste, è una chimera che basta un battito di ciglia per trasformare in qualcosa di appena leggermente differente. Quello che è importante è partire da basi corrette, è ottenere un suono che è globalmente corretto, che ha delle solide fondamenta, al quale non mancano pezzi, il quale non presenta aberrazioni cromatiche, timbriche devastanti, il quale non manca della dinamica che rende credibile il messaggio sonoro e via 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 discorrendo. Perciò, quando facciamo una prova come questa, non stiamo dimostrando che i giradischi si equivalgono, stiamo dimostrando che solide fondamenta progettuali, che una sana realizzazione, permettono di avere tutto quello che occorre nelle nostre mani per scolpire un suono perfettamente adeguato. Poi a qualcuno piacerà di più il carattere di una macchina piuttosto che il carattere di un'altra e farà benissimo a perseguire quel tipo di filosofia, quella scelta per ottenere davvero quel dettaglio che fa la differenza, perché ricordiamoci che man mano che alziamo l'asticella a fare la differenza non sono più le fondamenta, perché quelle le diamo per scontate, sono i dettagli, sono le rifiniture, è il piccolo sapore che rimane in bocca. Quando si fanno dei confronti e si leggono differenze troppo sostanziali tra prodotti di qualità, si è certamente sbagliato qualcosa. O i prodotti non sono di qualità e allora la loro tipologia costruttiva li trascina in un baratro di gravi manchevolezze, di gravi aberrazioni e storture, e allora ecco che emergono amplificate le differenze che non dovrebbero esserci. Ma quando invece si sa quello che si sta facendo, si mettono i componenti in condizione di esprimersi, si parte da componenti di buona qualità, ecco che gli esiti di ogni prova di confronto dovrebbero essere sempre nel parco delle sfumature, di quella piccola inflessione sul messaggio sonoro che ce lo rende
più godibile, più realistico, che ci ricorda un evento che ci ha colpiti nella nostra cultura musicale, nella nostra carriera di ascoltatori, e allora va bene andare un pochino dietro a quella traccia lì, ma su un fondamento corretto. Ovviamente i giradischi sono equipaggiati con testine diverse, ma noi non ascoltiamo un giradischi, noi ascoltiamo un front-end analogico fatto di giradischi, braccia e testina, quindi lo scopo della prova è dirci che ce ne frega di come è fatto il giradischi tal dei tali, se poi in un connubio ben suonante di giradischi, braccio e testina abbiamo quel tipo di suono. Certo, magari a parità di testina il giradischi sospeso contro quello a trazione diretta e rigido avrebbe potuto dare una parte di quelle connotazioni che noi ascriviamo alla tecnologia impiegata, ma perché spaccare il capello quando sotto sotto abbiamo una macchina corretta che con la testina giusta realizza un suono corretto, quando di fianco a destra c'è un'altra macchina corretta che con una testina giusta realizza un altro suono bello, leggermente diverso, sempre corretto. E con le giuste combinazioni di testine e giradischi abbiamo ottenuto due ricette sonore perfettamente godibili e nessuna così sbagliata da farci dire oddio sono drammaticamente diversi, perché ripeto, se questo fosse l'esito avremmo sbagliato qualcosa di grosso. Non deve mai essere così l'hi-fi, non deve portarci a configurare apparecchi con i quali poi diciamo oddio c'è una differenza sostanziale, oddio così non si può più ascoltare rispetto a prima, oppure come facevo ad ascoltare prima rispetto adesso. E beh, se questo è il caso è perché prima o dopo è stato commesso un grosso errore, o perché le macchine non erano davvero di buona qualità. Perché se c'è tutta la giusta carne al fuoco e lo chef sa quello che deve cucinare, la musica esce. Quindi vi ringrazio ancora una volta, e vi auguro una buona serata e vi rimando alla prossima. A presto!